Ciao, sono Edoardo Iannone e questo è il mio Draw My Life. Tutto è cominciato il 17 giugno del 2001 a mezzanotte 18, quando mia mamma ha partorito un fagiolino lungo 50 cm e pesante 3,5 kg. Chiaramente io non ho alcun ricordo di quei giorni, ma a giudicare da una frase che mia mamma ha scritto su un diario che dice «Edo è abbastanza vorace, a 6 giorni dovrebbe mangiare 50 o 60 ml, invece ne mangia 80», penso fosse chiaro che non mi interessasse altro oltre al cibo. Nella famiglia sono stato l'ultimo arrivato, infatti i miei genitori avevano già concepito mio fratello che poco dopo essersi abituato alla mia presenza è sempre stato al mio fianco. Fin dai primi anni ho dimostrato di essere un po' particolare. La cosa che più adoravo fare era travestirmi con qualsiasi cosa trovassi in giro. Tutti mi conoscevano per questa particolarità. Gli amici dei miei genitori, i negozianti, addirittura il bar sotto casa. Non vi dico le risate che si sono fatti quando mi hanno visto arrivare all'asilo nel mese di gennaio con la cuffia di lattice, la maschera e il boccaglio. Alla scuola materna ho subito cercato di crearmi qualche amicizia e sono orgoglioso di dirvi che la maggior parte di queste esistono tuttora. Mi ricordo bene che mi divertivo a correre in giro con le braccia aperte convinto di prendere il volo, che ogni volta che qualcuno si faceva male correvo dalle maestre facendo il suono della sirena e che quando si accendeva lo schermo del computer delle maestre rimanevo ipnotizzato. Mi ricordo pure della mia prima cotta, raga. Si chiamava Elisea, solo che lei non sapeva di essere la mia fidanzata. A 6 anni ho fatto il mio primo ingresso a scuola, con in spalla lo zaino dei gormiti e il grembiule blu con scritto il mio nome. All'inizio l'idea di imparare cose nuove insieme ad altri bambini non mi dispiaceva, ma con il passare degli anni ho decisamente cambiato idea. La mia creatività mi portava a non stare mai fermo, nemmeno in classe, e a trovarmi sempre qualcosa da fare. In più mio fratello, che in quel periodo aveva scoperto che cosa fosse una fotocamera, mi influenzava parecchio, così nel giro di poco cominciai a seguirlo. In casa avevamo un computer ed una chiavetta per connetterci ad internet. Ogni volta che qualcuno lo accendeva io ero presente e attentamente studiavo il suo funzionamento. Così all'età di 10 anni, all'insaputa dei miei genitori, sono riuscito a creare un canale YouTube senza nemmeno avere una reale consapevolezza di quello che stessi facendo. Ho sfruttato le poche conoscenze di mio fratello su come creare un video, l'ho caricato online e mi si è aperto un mondo. Tutto è partito con video completamente casuali, dove facevo facce buffe, andavo con i roller e poco altro. Non avevo delle idee precise, però stavo facendo molta esperienza. Ed un giorno decisi di condividerla con tutti realizzando i miei primi tutorial. All'inizio non apparivo mai in primo piano. Sullo schermo si vedeva il mio computer e si ascoltava solamente la mia voce. Solo in seguito, prendendo coraggio, ho deciso di mostrarmi in volto, scatenando fin da subito i commenti dei miei amici non sempre piacevoli. Fortunatamente però non mi è mai interessato molto di quello che diceva la gente. A me piaceva farlo e dentro di me ero abbastanza sicuro di continuare a fare di testa mia. In seconda media il canale cresceva, i miei amici iniziavano ad interessarsi al mio hobby e mentre tutto sembrava andare per il verso giusto è accaduto qualcosa di inaspettato. Mi ricordo che in classe c'era lezione di disegno tecnico e tutto ad un tratto, guardandomi intorno, ho notato che non vedevo bene. Avete presente quando vi entra l'acqua negli occhi o guardate un flash a lungo ed una parte del vostro campo visivo si sfoca? Ecco, mi è successa una cosa di questo tipo, diciamo. I professori hanno chiamato mia mamma che prontamente è venuta a prendermi a scuola per portarmi al pronto soccorso. Nel tragitto la mia vista migliorava, ma incominciavo ad avere un mal di testa fortissimo, al punto tale che al mio arrivo in ospedale ho vomitato per il dolore. Nel giro di poco, stremato, mi sono addormentato sul lettino del pronto soccorso. Da lì sono partiti gli innumerevoli accertamenti che mi hanno portato nel marzo del 2013 ad essere ricoverato per una settimana in un ospedale di Milano. Anche in un ambiente così triste la mia allegria ha preso il sopravvento, portandomi a fare amicizia con tutti i bambini e gli infermieri del reparto. Sono stato ribaltato come un calzino, fino ad escludere una malattia grave che mi era stata diagnosticata. In quei giorni, essendo stato in un ambiente emotivamente forte e lontano da casa, ho pensato molto ed ho capito quanto fare video fosse diventato per me una necessità di raccontare qualcosa, la necessità di lasciare un segno. Tornato a casa la prima cosa che ho fatto è stata precipitarmi sulla scrivania a studiare e a pensare a che video registrare. Tra l'altro c'è una cosa che non sapete, nella mia vita ho fatto tantissimi sport. Siete pronti? Ora la mia dignità scenderà sotto zero. Ho fatto pure hip hop per diversi anni ed ero pure bravo. All'età di 14 anni tutti i ragazzini pensano ad una cosa, la moto, ed io ho fatto altrettanto. Avevo già qualche esperienza, visto che 5 anni prima mio zio mi aveva regalato la mini moto che tutti oggi conosciamo, e dopo aver fatto il patentino i miei occhi si sono rivolti subito su un HM50 da enduro. Il giorno di Natale dell'anno dopo il mio desiderio si era avverato, ed eccitato dal regalo la prima cosa che ho fatto è stata attaccare la GoPro al casco e registrare i miei primi giri.
Ho aperto così Edoardo Iannone, un secondo canale YouTube interamente dedicato alla realizzazione di video in sella alla mia moto. In pochi mesi decine di migliaia di persone si sono iscritte al canale ed hanno cominciato a seguirmi, portandomi a raggiungere dopo meno di un anno il traguardo incredibile delle 100.000 iscrizioni. Nel frattempo avevo cominciato la scuola superiore ed influenzato dalla scelta di alcuni miei amici sono finito a fare il liceo scientifico delle scienze applicate. Detto sinceramente, penso che sia uno dei più grandi pentimenti della mia vita. Nella mia testa pensavo al 30% agli amici, al 50% a YouTube e al 20% alla scuola. Questo mi ha portato inevitabilmente ad avere enormi difficoltà, sia con le mie passioni sia con lo studio, venendo rimandato per 3 anni consecutivi. Al quarto anno di liceo ho capito che non potevo andare avanti così e che dovevo a tutti i costi trovare un modo per far capire ai miei professori quello che facevo, che pian piano stava diventando un vero e proprio lavoro. Ci ho provato 1 volta, 2 volte, 3 volte, 10 volte, 20 volte, ma i professori sembravano non capire. Quello stesso anno dunque, a malincuore, ho deciso di abbandonare i miei amici, i miei compagni di classe ed un ambiente che conoscevo e mi conosceva bene, iscrivendomi ad una nuova scuola nella quale potessi ricominciare da capo. Non mi interessava essere trattato diversamente, essere promosso senza debiti o fare di meno. Volevo solamente trovare dei docenti che rispettassero e capissero il mio lavoro. E fortunatamente è stato così. Il mio andamento scolastico è migliorato parecchio. Il mio canale YouTube non è mai stato messo da parte e nel tempo libero sono pure riuscito a dedicare del tempo ai miei amici e alla mia fidanzata. Oggi, 10 luglio 2020, sono ufficialmente maturato. Proseguirò gli studi andando in università, ma soprattutto il mio canale YouTube raggiunge le 500.000 iscrizioni. È da quando sono bambino che guardo il contatore delle iscrizioni dei miei canali YouTube e che ogni volta che raggiungo un traguardo importante quasi mi metto a piangere. Ma non vi nascondo che dai 100.000 iscritti in poi il tempo è volato. Mi ricordo ancora quel giorno in cui ho raggiunto quel traguardo, in cui mi sono messo a strillare per casa e mia mamma mi ha abbracciato forte dicendomi tutto questo è merito tuo, mentre io piangevo come un bambino. Sono davvero orgoglioso di me, perché non ho mai smesso di credere in questo piccolo grande progetto, ma soprattutto di voi, che dopo tutto siete ancora qui a supportarmi come se fossimo una grandissima famiglia. Ho 19 anni e per ora questo è tutto. Spero che questo video molto particolare e soprattutto molto personale vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere un like, a commentare e ad iscrivervi al mio canale. Io sono Edoardo Iannone e noi ci rivediamo in un prossimo video. Adios! Ragazzi, che dire, se siete arrivati fino a questo punto del video vi voglio veramente mandare un grande abbraccio e ringraziarvi ancora, ma soprattutto ci tengo a ringraziare pubblicamente la mia ragazza che ha contribuito a fare il 70-80% di questo video, visto che tutte le illustrazioni che avete visto all'interno di questo Draw My Life sono state realizzate da lei con tempi fulminei. Manco se l'avessi chiesto ad un professionista me l'avrebbe fatte così alla perfezione e così velocemente, per cui veramente dobbiamo ringraziarla tutti perché il lavoro che ha fatto è stato eccezionale. Onestamente non mi interessa troppissimo di come andrà questo video, perché è stata una soddisfazione personale registrarlo, era un qualcosa che mi sentivo di fare da veramente tanto tempo, ma comunque se vi va ovviamente di lasciarmi un mi piace o un commento per farmi sapere cosa ne pensate, se c'è un momento della mia vita in particolare che vi ha fatto riflettere o che vi è interessato, nel quale vi rispecchiate, di farmelo sapere con un commento. Detto questo vi mando un vero saluto, vi ricordo di seguirmi sul mio profilo di Instagram come al solito @diianno e vi ricordo che i miei video escono sul canale ogni martedì e ogni sabato alle ore 14. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale e adios!